e soprattutto anticipo un brava che sei arrivata alla tua sessione. Questo risultato l'hai raggiunto esclusivamente da sola e solo tu. E questo pezzo lo metto anche a inizio sessione. Brava Adele che sei arrivata alla tua sessione. Con tutto quello che hai dovuto vivere nella tua esistenza, sei riuscita da sola a compiere questo grande passo. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Adele si trova su un deltaplano, è come se stesse sorvolando la sua intera vita ed è alla ricerca di un posto in cui ci siano dei petali di rosa su cui decollare per trovare finalmente un po' di quiete e un po' di amore. Ti dà l'autorizzazione? Sì, desidera tanto quiete e amore, quindi questo sì è proprio per raggiungere questi due obiettivi. Vibrazione. E 1,7 miliardi. Consapevolezza. 134, Anima. 40, Vite. 2138, Cervello. 9,5, Suscettibilità ipnotica. 58, 3D, 4D. 84, 3D, Vivacità animica. 60. Ok. Progetto. Crudeltà gratuita. Lei vive tutta una serie di situazioni di ingiustizia, anche di ipocrisia, di insensibilità, di disumanità e di sovvertimento dei valori. I principi della sorgente qua sono proprio ribaltati. Scusa un attimo Monica, mi è finita la birra, non so con cosa scrivere, arrivo subito. Scusa. Crudeltà gratuita. Sì. Causa esoterica della birra finita. Mm. Si vorrebbe che questa storia non finisse mai. Ok, la birra scriveva veramente male, mi irritava, adesso la birra scrive benissimo. Bella, nera, fluida. Entità eteriche. C'è tipo una specie di sembra un guardiano con una baionetta in mano, pronto a controllarla e anche a punirla, a menarla con questa baionetta. Poi c'è una piovra con tutti i suoi tentacoli, come se potesse controllare ogni ambito della vita di Adele, ma anche diversi ambiti, io vedo, del paese, della società. E poi c'è un coccodrillo che qui, non so, mi viene legato sia a qualcosa di militare che di maschile. E poi c'è un falco pellegrino che vedo che sorvola l'intera esistenza di Adele, la tiene d'occhio, la tiene sotto scacco. Mhm. E poi ci sono 2 EDL. Mentali. Cioè violenza privata, che in passato è stato anche 9.
E attualmente è come se lei vivesse più che altro i riverberi di questa violenza privata, no? Per cui c'è comunque ancora una persistenza. Diciamo che attualmente è più di livello 6, violenza privata di ogni genere, no? E da più persone, sia appunto di tipo fisico che di tipo verbale e sessuale. Mhm. E l'altra è ossequio all'autorità, direi di livello 8, dove lei si sente praticamente paralizzata e senza potere davanti a qualunque forma di autorità, sia essa, che ne so, un'autorità religiosa, come la figura del prete, sia un'autorità di tipo legale, che può essere l'avvocato, il tribunale, sia la famiglia, l'istituzione famiglia, un altro tipo di autorità. E lei rimane completamente impotente e suo malgrado si inginocchia a tutte queste autorità, come se ci fosse una forza sopra di lei che le fa fare questo tipo di sottomissione. Impianti. Allora, lei è complessivamente all'interno di una gabbia circolare, è come se fosse un cilindro costituito dalle sbarre, esattamente come una prigione, e le sbarre circondano tutto quanto il suo corpo. Attraverso queste sbarre passa una specie di spada molto lunga che è a pochi millimetri, diciamo così, dal suo corpo, sicché lei anche all'interno di quella piccola prigione non si può muovere perché il rischio sarebbe quello di ferirsi. E poi ai piedi ha proprio come, non so come dirti, come nell'ambito malavitoso che si creavano questi blocchi di cemento. Mhm. Ecco, questo a entrambi i piedi. Come la vedi Adele? Come allora, da un lato è estremamente bloccata, però cioè, nel momento in cui do uno sguardo alla sua anima e al suo spirito, c'è del respiro. Cioè, la sua anima, per esempio, è un'ostrica. L'ostrica contiene la perla. Il suo spirito è anemone, è una bellissima creatura all'interno del mare. C'è proprio sapore di libertà, una libertà sicuramente conquistata con grandissima fatica, anzi ancora da conquistare ovviamente, perché lei deve acquistare una libertà soprattutto di tipo eh, mentale, no? E Mhm. poi arriva quella reale, materiale. Ok. Monica, breve parentesi. La nostra amica si è rivolta più volte alle autoipnosi, il CD di Brian Weiss. Chiamiamolo Brian Weiss. E non so perché ti faccio questa domanda, visto che ne parlavamo prima, ti faccio questa domanda. Siamo controllati nelle sessioni? Brian Weiss è vivo. Sì, noi siamo controllati io vedo mm, allora, fondamentalmente quelli che eseguono sono dei militari, Mhm. appartengono, diciamo così, a dei servizi, sì, assolutamente militari, sì. Però tu hai accostato le due cose, Brian Mm, mm, Weiss? mm, 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 mm. Perché? Allora, allora, ehm, diciamo così, dietro ci può essere un progetto di controllo mentale, che questo comunque è l'obiettivo primario di praticamente tutti i servizi che vengono svolti, militari e alieni. mm. E anche parzialmente questi tipo di lavori, tipo anche quello di Brian Weiss, potrebbe avere questo scopo, che è quello del controllo mentale, però naturalmente non funziona su tutti. Mhm. Ehm, è come se durante queste meditazioni venissero trasmessi dei messaggi subliminali.
questi messaggi subliminali si fungono effettivamente da inseminazione, diciamo così, ok, di determinate idee, vincoli, credenze. Quali? E su quali percentuali di persone sul totale di quelli che ascoltano il CD famoso? Com'è a rimanere in realtà chiuse all'interno del cerchio traumatico? Come se non fosse prevista un'uscita dal dolore, dal trauma, anche se teoricamente dovrebbe essere il contrario, no? Meditazioni finalizzate al benessere, a un riscatto, eccetera. Però in realtà non lo so perché io vedo che il cerchio è chiuso. Però determinate anime, determinati individui riescono a uscire da dei piccoli spiragli che anche nei cerchi chiusi esistono. Quindi statevene nella 3D e non rompete. Questo è il senso. E allora perché fare un CD che parla di ipnosi? E perché parlare di ipnosi a livello popolare? Se comunque questo porterà alcune persone a dire no, questo CD non mi serve, ma l'argomento mi interessa. È sempre il solito discorso, ovvero in ogni caso la coscienza collettiva va in quella direzione mettendo un controllore controllato con grandi mezzi, si assorbe, esistono altri con pochi mezzi che di fatto di cui nessuno conosce neanche l'esistenza, o quasi, per esempio noi. Esatto. Ok, chiama Brian. Massone? È un bell'uomo? Io non so neanche questo chi sia. Non Ha so, non ne 79 conosco neanche uno. anni, è normale, un tipo anglosassone sé. Ok, mi è venuto un bell'uomo, probabilmente lo era da più giovane. Dunque, sì, allora dunque, me lo dà addirittura in qualche modo collegato con la famiglia reale. Windsor. Sì. Quindi sa tutto. No, non è No. che sa tutto, lui ha il suo compito. Ok. Anima? Vedo anche lui che accetta dei compromessi. Sì, anima sì. Mhm. Anima sì. Accetta dei compromessi per questa immensa notorietà e potere. Ok. Diamogli il seme della 4D a questa anima. Diamole il seme della 4D. Nuova pillolina a forma di grano. Picco di grano. Allora, c'è un fatto che nella 4D lui non può avere questo stesso potere. Mhm. E a lui piace averlo. Però comunque, a prescindere da questo, io voglio dire una cosa, che queste persone giustamente fanno quello che possono, no, per tenere imbrigliate le coscienze umane. Però ci sono determinati tipi di anime che sanno comunque trarre il meglio da questi strumenti per quanto siano manipolati. Mhm. Per esempio il caso di Adele, Mhm. che Adele ha utilizzato questo strumento al meglio delle possibilità di questo strumento, non facendosi, diciamo così, fagocitare da questo obiettivo di manipolazione e di controllo mentale, ok? Ma utilizzandolo per iniziare ad innescare una liberazione, perché quella che vuole Adele è la liberazione. Certo. Però in ogni caso il CD contiene dei progetti, dei programmi di manipolazione, Sì, giusto? Quali? sì. E fondamentalmente quello di far rimanere le persone nella terza dimensione, quindi è come farle rimanere in questo circuito di dolore, di sofferenza, di incesto, di traumi, Mhm. perché ci sono delle entità
che loro devono nutrire. Okay? Quindi cosa succede? Che attraverso queste meditazioni tutti quanti risvegliano i propri vecchi traumi, ok? I dolori e tutto quanto. Quindi questo è l'ideale, no? Perché grande festa, grande bottino per le entità, perché ovviamente c'è tutto un risveglio di sofferenza, di dolore, un rivivere, no? Determinate situazioni. Quindi a loro arriva tantissimo cibo, tantissima energia. Il problema qual è? Che poi però la persona non rimane sotto scacco, ecco, di questi dolori, è imprigionata, rimane all'interno di un cerchio. E Adele l'ha sentita questa sensazione del cerchio, sia in precedenza nei suoi episodi di vita, e l'ha rivissuta in un certo senso, no? Che dice: ma io sono incastrata qui, sì, ok, ho ricordato, questi sono i miei traumi, questi sono i miei dolori, e adesso cosa faccio? Ma l'obiettivo è quello che tu rimanga lì nella 3D, basta. Può succedere qualcosa quando si utilizza il CD più volte? Ci si accorge in qualche modo che qualcosa potrebbe non andare? Qualcuno sì, si accorge. Vabbè. Tipo il Messaggio? 17% mi viene che Si stacca. inizia, più che altro sì, come nel caso di Adele che dice: no, aspetta un attimo, provo un'altra strada, Mm. perché c'è qualcosa che a un certo punto è come fermo. Ci vuole lasciare un messaggio Weiss? Peccato. Però fa Peccato. una risatina, sì, fa una risatina, come dire, fa parte del gioco che ogni tanto vieni beccato, cioè non è che sia un problema. E un messaggio che io come anima gli lascio? Non so, gli fai il dito medio. Boh. Aggiungerei finito. Sì. Bene, andiamo avanti. Questa parte chiaramente fa parte della tua sessione Adele, ma sarà anche estrapolata poi parzialmente, cioè, in un'indagine. Va bene, Monica. Allora, partiamo dall'inizio. Adele un po' di anni fa nasce in casa, la nascita ha dei problemi, quasi muore, è riportata in vita. Causa esoterica, cosa è successo? Diciamo che era una piccola sintesi nel giro di poche ore di quella che sarebbe stata la sua vita. Quindi fondamentalmente vivere la morte e poi ritornare alla vita. Questo è stato in effetti il trascorrere della sua vita. Lei ha vissuto delle esperienze talmente tanto dolorose che a un certo punto le sembrava quasi di essere morta, e da qui in poi lei ha deciso di tornare alla vita e tornerà a vivere. Era proprio emblematico. Causa della febbre avuta dopo la nascita. Sì, qua mi fa vedere la forte interferenza del coccodrillo, come se, diciamo così, eh, si comportasse un po', non so se lo fanno anche veramente i coccodrilli o solo i serpenti, che non hanno una temperatura propria, ma penso di sì, no? Perché poi hanno bisogno di andare nell'acqua, eccetera. Come se traesse proprio il calore di cui ha bisogno dal corpo di Adele. Ha bisogno di tanto calore e allora va a stressare per anni il corpo di Adele. Quindi con un doppio guadagno: da un lato ha la temperatura che gli serve, dall'altro ovviamente ha la sofferenza di Adele, ed è un cibo delizioso per un'entità del genere. Gambe ferite. Mi dà come se in eterico lei, a causa di questi blocchi di cemento che ha ai piedi, si sforzasse tantissimo comunque di camminare, ma il risultato è che spesso cade, ferendosi proprio, tipo anche le stesse ginocchia vanno a picchiare contro questi blocchi di cemento, e lo stesso succede per esempio alle tibie. Causa esoterica della solitudine.
sempre, infanzia, adolescenza, gioventù, ma secondo me anche non solo. Lei si è proprio scelto un'esperienza di terza dimensione con tutti i crismi. Quindi la solitudine, il non amore, tutta una serie di divieti, di obblighi, di mortificazioni, praticamente quasi tutti gli ingredienti della terza dimensione si è regalata per potersi poi riscattare e poter comprendere che tutto questo è solamente un inganno delle forze oscure e noi possiamo portare luce dentro tutto questo. Oggi più che mai serve il portale Aureo, lo apriamo subito. Genitori e lo zio abusante. Il padre come mi mostra come se praticamente, penso sia un'immagine simbolica perché lo vedo proprio che sta lavorando con lo scalpellino, no? Il marmo, come a dire che era, diciamo, la sua ragione di vita il lavoro. Ecco. Fondamentalmente pensava solo a quello e non si rendeva conto di nulla e non dava tanta importanza praticamente a nulla, no? Se non poi quando è nato, non so, il figlio che ha pensato anche che potesse essere un ottimo collaboratore per qualche ragione, forse vedeva meglio la possibilità di un figlio come ehm, anche suo braccio destro. Ehm, Anche la madre, è come in una famiglia in cui fondamentalmente c'è il dovere, tanto, tanto lavoro, è proprio il concetto anche di sacrificarsi, di obbedire, di mh, non perdersi troppo in chiacchiere, parlare poco. Eh, Come la vedi la madre? Adesso è come se quasi mi volesse dare un'immagine carina, perché la vedo che si sta mettendo il grembiule da cuoca. È come se quasi volesse in un certo senso eh, mostrarmi che, siccome comunque sono passati tanti anni dalla sua morte, è in una fase di comprensione degli errori. E quindi è come se si stesse dando da fare a preparare vari tipi di manicaretti e, non so, per far sentire amate ehm, tutte quelle persone che magari non sono state curate neanche da un punto di vista alimentare, ecco, non sono state nutrite a sufficienza. Io non so se lei ha avuto anche dei disturbi alimentari, Adele. No. E il padre come lo vedi? Lo vedo così, quasi come se fosse anche interessata a guardare le lapidi di marmo dei cimiteri. Guarda con curiosità come sono fatte. Perché? Non lo so, probabilmente Chiediglielo. per via del marmo, del marmo ehm, come elemento utilizzato. Dove sono adesso? È come se fossero in questa specie di, chiamiamola scuola, perché esiste una scuola, per come vedo io, anche nel mondo ultraterreno, attraverso cui tu hai la possibilità di rivedere alcune parti della tua vita che hai appena lasciato, nel dettaglio, e di apprendere delle cose in più. Chiamiamolo zio. È come se fosse in una specie di sala d'attesa perpetua.
come dirti che figurativamente me lo dà come una sala d'attesa di una stazione dei treni. Però è come se fosse non avessi iniziato, per dirti, un percorso che magari a noi possono sembrare tanti anni, però ovviamente il tempo non esiste. Sono pronti questi tre ad andare nel portale aureo? Forse la più pronta è la madre. Mm. Gli altri mi sa di no. No, la madre è come se si fosse anche addolcita e, e si fosse resa conto che non ha trattato questa figlia neanche come fosse una ragazza, ecco, ma quasi più uno sfogo, un capro espiatorio, direi, e uno strumento fra i tanti da utilizzare nella vita, nella giornata. Cosa dice ad Adele la madre? Però c'è qualcosa rispetto al cibo, perché vedo che insiste sul discorso del cibo. Magari lei si è trascurata a volte in alcune fasi della sua vita, non nutrendosi particolarmente, perché aveva tanti pensieri, no? Nella testa, ed è come se lei volesse preparargli lei da mangiare, no? Volesse accudirla in questa maniera. Dice: ci penso io a te, tu adesso ti siedi e ti porto io il piatto in tavola. Probabilmente, insomma, in vita era il contrario, no? Era più lei a dover servire gli altri. E viceversa? E viceversa, sì, perché in questo momento è la madre che vuole portare sia il primo piatto, il secondo piatto, Ah, la questo è il frutta, il dolce. messaggio di chi a chi? Scusa, non ho capito. La mamma di Adele, ad La Adele, figlia. E la sì. figlia alla madre, Adele alla madre, cosa dice? Ehm, Quello che riesco a dire è che mi è mancato tanto una madre. Avrei voluto una madre. Bene, salutiamo la mamma, che è l'unica che va, mi sembra di capire. Sì, infatti lei dice: un giorno capirai un po' di più. Credo che la mamma abbia compreso diverse cose, infatti è pronta ad andare verso il portale aureo. E la salutiamo. Mm. E le lascia tipo una frittata di quelle erbe, sai, che si raccolgono Mhm, spontanee. mhm. Non spinaci, ma le erbette così di campagna. Mm. Il padre e lo zio dove vanno? No, e il padre è come se stesse, boh, non lo so, io lo vedo così, che va nei cimiteri a guardare le lapidi, così. Eh, Tra l'altro, non so se magari non è neanche un cimitero fisso, in cui sta. E invece, appunto, lo zio lo vedo in questa sala d'attesa, come se per iniziare quella che può essere, diciamo così, la revisione della sua vita, ci fosse, credo, un tempo d'attesa. E Adele dove li vuole mettere per la sua personale esperienza? Dunque, penso che lei voglia mettere se stessa in una bolla di protezione, perché chiaramente non può decidere lei, no, cosa loro anime facciano, Mhm. però può scegliere di proteggere se stessa da questi ricordi, dal male ricevuto. Può mettere tipo il padre in un portale definitivo per la sua storia?
mh, cioè, il ricordo, l'influenza, diciamo, Mhm, giusto? mhm. L'influenza dei ricordi, sì. Il padre come anima in sé per sé, no. Lo faccia, se può, se vuole. Sì, è come se volesse eh, neutralizzare il dolore e l'umiliazione proveniente da questi ricordi di questi due uomini. Sì, è come se in un certo senso sì, creasse una sorta di isolamento, di congelamento, Per in modo entrambi. da non essere, sì, da non essere più turbata. Va bene. Cinema. Il secondo protagonista maschile di questa storia, l'ex marito, e chiamiamo anche le due figlie. Sì, diciamo che Adele ha avuto anche qualche problema nel fare la mamma perché si portava addosso un carico molto doloroso, per cui è come se una parte di Adele avrebbe voluto dedicarsi proprio, io parlo di cuore, come apertura di cuore maggiormente alle figlie. E ci è riuscita solo fino a un certo punto, perché era come se fosse un po' chiusa. Ehm, però vedo comunque una certa comprensione da parte delle figlie. Ad un certo livello è come se loro avessero inteso questa difficoltà della madre. Mhm. Anche se vedo una delle due come se fosse un po' più bambina rispetto alla sua reale età. Quindi vengono le figlie. Sì, però è come se, non so, reclamassero qualcosa rispetto all'infanzia. Beh, sicuramente non è stata semplice neanche per loro, Mhm. però certo che vengono, sì, sì. E l'ex marito? Cioè, mi viene da dire proprio che è un vero cretino. Lo vedo con un cappello in testa e praticamente cioè, è un po' provocatore, cioè come se volesse farsi una pennica mentre noi diciamo queste cose, no? E se Ok. lo cala così sul viso. Prima hai visto che in qualche modo questo uomo è collegato ad attività illecite e forze dell'ordine. Io questo che ho visto. Chiamiamo tutti quelli coinvolti da questa visione. Cioè c'è un qualcosa che li lega, cioè lui non è un semplice cittadino come può essere Adele, no? Che sei nessuno di fronte alle istituzioni, no? No, lui non è nessuno di fronte a queste istituzioni. Chiamiamoli tutti nel cinema. Vengono? Chi viene? È come se invece che venire l'avvocato che si è occupato della sua separazione venisse una donna avvocato. Mhm. Era una donna, sì. Ah, era una donna, ah, ok. Mhm. Pensavo un uomo, era una donna. Ok, Anch'io, allora è anch'io venuto. pensavo un uomo. Ah, ok, ok. No, infatti è venuta una donna. Quindi c'è lei. Ma il prete, no, neanche a parlarne. L'altro è il terapeuta, diciamo. Mhm. Mm, sì, diciamo di sì. Vengono, bene.
Bene, facciamogli un bel processo a questi qua, no? Marito, terapeuta, prete, avvocato, a processo dalla sorgente. Senti, a me viene la parola traffici illeciti, io non so di che cosa si tratti. Ok. Nella Matrix c'è un disequilibrio. Il primo set di questa partita a tennis l'hanno vinto loro, il secondo e il terzo set lo vince la verità, e nel gioco Matrix si formeranno le condizioni affinché questi traffici illeciti vengano scoperti e puniti. Così Sì, funziona. sì, 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 proprio ad eternum veritas, più che mai in questo momento. Piantato al centro del tavolo, Sì, dove ci sono le carte, dove c'è tutto. Ovviamente in tutto questo c'è anche la vicenda di Adele, certo. ovviamente. Ovviamente servivano che i soldi di Adele andassero all'ex marito, no? Perché tanto la cricca è costituita da loro. E- Che succede? Allora, entra Adele, sicura di sé, fiera, e si siede a pieno titolo a questo tavolo. Come a dire, non sono più spaventata dall'autorità, da voi, istituzione famiglia, istituzione religiosa, istituzione legale, non sono più spaventata, sono qua, l'ad eternum veritas è anche mio. E vedo che tutti rimangono a bocca aperta, non si aspettavano minimamente questa reazione da parte di Adele. Com'è fatto questo Ad Eternum Veritas di Adele? Lo vedo verde e giallo ed è davvero luminoso ed è proprio quello che ci vuole per portare luce su questi aspetti oscuri e meschini. Ok, con queste condizioni come andranno le cose in futuro per questi signori? Nella stessa nostra Matrix in cui siamo immersi. Qualcuno inizierà ad avere degli acciacchi fisici non indifferenti Eh? e sanzioni, mi viene. Va bene. Vabbè, il resto è storia. Tanti anni fa incontra vabbè, insomma, la sua vita è stata complicata in famiglia, non ci sono delle vere cause esoteriche, tutto questo l'ha scelto lei, no? La fermano col matrimonio, questo uomo bellissimo cambia improvvisamente, soprattutto dal matrimonio in poi, dopo 8 anni di fidanzamento. Ma sì, tra virgolette, nel senso che lei non voleva proprio vedere. Lei aveva proprio scelto il buio della terza dimensione e l'umiliazione, perché lui aveva comunque scelto sempre altre ragazze più avvenenti, più belle, e lei non era comunque mai all'altezza di nulla. Quindi lei ha proprio scelto anche il classico senso di inferiorità della terza dimensione. Ci sta, cioè lei ha proprio scelto di stare completamente immersa, ma proprio totalmente fino ai capelli, nel fango oscuro e puzzolente della terza dimensione, in cui lei è stata totalmente annientata Mhm. da qualunque punto di vista, ma vedo sotto una sorta di pedana che è come se la potesse sbalzare via improvvisamente fuori da questo fango della terza dimensione per schizzare verso la quarta dimensione. È sicura
di meritarselo tutto questo? Per esempio questa sessione? Mi dice proprio volli, fortissimamente volli. Perché è arrivata a un punto di saturazione. Lei ha sopportato tantissimo per tanti anni, tante cose, tante ingiustizie, tante bruttezze, tanti insulti, mortificazioni di ogni genere, e derubata da ogni punto di vista, economico, anche morale. E questo ha fatto sì che lei fosse davvero piena. E quindi L'ha che fa? proprio esplorata totalmente lei la terza dimensione. E quindi è In lungo come e in se, largo. se stesse cercando il modo per riuscire a far scattare questa pedana. Perché lei, sai, nel momento in cui fa un piccolo salto su questa pedana gli dà lo slancio, no? Però c'è anche questo problema che ha questi cementi, blocchi di cemento ai piedi. Ok, cosa vuole fare Adele? Intanto vuole dare un'occhiata eh, al mare, alle bellezze del mare. In fin dei conti abbiamo detto, la sua PS e la sua PIE sono eh, ostrica e anemone. La libertà del mare, la profondità e le risorse del mare, come se questo le potesse dare carica. Ma il mare inteso come mare o il mare inteso come simbolo dell'acqua? Entrambe le cose, sì. E che fa? Va nel mare? E adesso lo può guardare a distanza, però sta vedendo la bellezza, per esempio, dell'ostrica, che è la sua anima, e sta vedendo quanto è luminosa la sua perla che c'è all'interno dell'ostrica, e sa che quella è lei, è parte di lei, perché è la sua anima. Con queste condizioni vuole andare al cluster? Sì, lo so perché continuo a vedere dei piatti di cibo, perché al cluster mi ha fatto trovare tipo un risotto allo zafferano, non so, una roba del genere. Mhm. Evidentemente ci sono strane associazioni con il cibo. Cos'è questa cosa del cibo? Se lei ci potesse dare un aiuto, perché se ricorre così tanto ha una certa importanza. Adele, è mancato il cibo? Ti è mancato? Avevi fame? Quello sì. Beh. Ah, cavolo. Ecco perché c'è tutto sto cibo che arriva. Io ho pensato ai disordini alimentari, però è invece ancora più basico. E niente, c'è questo. Sta scena non mi piace tanto che vedo. Mhm. Allora, potrebbe anche essere una specie di simbolo di esagerazione per farmi comprendere la mortificazione che ha vissuto, ok? Quindi il fatto di mangiare del cibo scaduto, Mm. avanzi, mm, cose del genere. Però proprio legato al cibo perché, sai, comunque è la base, no? Perché noi viviamo, comunque il cibo è legato all'amore, al nutrimento, e quindi mi presenta così varie portate di cibo. Forse a volte anche quasi sognate, forse c'erano dei momenti in cui, che ne so, desiderava il pollo arrosto, perché si presenta così il pollo arrosto, E invece o le patate fumanti. il simbolo del cibo scaduto, non che fosse scaduto, ma il simbolo del cibo che non va bene, qual è?
È esagerata, non so se è il caso di dirla questa immagine. Vabbè, ma è simbolica, no? Sì, del cibo rimesso e poi rimangiato. Ok. Questa, cara Adele, è la terza dimensione. Mm. Terza dimensione vuol dire anche rimuginare, ritirare fuori tutti questi discorsi ogni volta che, ma io con l'infanzia che ho avuto, ma con i miei genitori, ma con quello che ho passato. Questo è 3D. Sì, perché c'è una sorta anche di, tra virgolette, autocompiacimento del Mhm. dolore e non ce ne rendiamo conto. Mhm. Ci crogioliamo in tutte le nostre sofferenze. Ultimamente io ho notato, come dire, che tutte le sofferenze a cui siamo stati sottoposti noi di questa generazione, e noi nel nostro specifico caso, ha in realtà formato delle persone molto in gamba. Mentre oggi, non essendoci più tutte queste difficoltà, ma ad altre molto più subdole, a me sembra, ma non voglio essere esagerato, però insomma, mi sembra che le nuove generazioni siano tutte un po' non proprio in gamba, almeno nei grandi numeri. Poi ci sono anche le eccezioni, ma veramente rare le eccezioni. È veramente disarmante la media. Come mai? Come mai, per esempio, nessuno dice volli fortissimamente volli, ma mi è dovuto, lo pretendo, ce l'hanno tutti, io no, me poverino. E nessuno dice volli fortissimamente volli, come Adele. Lì c'è anche stata volutamente, no? Una creazione di questo tipo di eh, meccanismo generazionale, no? Una generazione che non ha avuto niente o con grande fatica dice, no, ma mio figlio deve avere tutto, ok? Non comprendendo esattamente che cos'è un percorso evolutivo. Ma insomma è stato tutto anche orchestrato ad arte, però noi siamo qua per svegliarci e per renderci conto, no, di questi tranelli, di queste trappole. Cosa fa Adele? È arrivato il momento del cluster. Adele è una privilegiata, è una che ha deciso di nascere in quel momento, in quella generazione, di mettersi molto nei guai e tra varie vicissitudini giungere per esempio oggi a questa autoliberazione, dopo averne veramente schivate tante. Non ultima la prova di Brian Weiss. Beh, lei è nel 17% che si è accorta che vabbè, Sì. fatta questa esperienza, anche io l'ho sentito il CD di Brian Weiss, a me non ha mai detto niente. Però, Allora, e dice, e sono ancora viva, esattamente come quando sono nata, morta e poi viva. Sono ancora viva, sono una sopravvissuta e ora voglio vivere la mia vita piena. Quindi scelgo di buttare questo cluster via, definitivamente. Ha proprio come bisogno di scandire chiaramente con se stessa ogni passo, ogni azione che svolge, per renderla lapidale. Lo fa quasi in maniera solenne, eh, per dire a se stessa, Adele, guarda cosa stai facendo, sei grandiosa. E fa questo, via tutto quanto dentro il portale definitivo. cosa crea qui al suo posto? Tra le sue mani compare un mazzo di fiori di campo
sorride e si sprigiona da questo atto fiori di campo e gioia del suo sorriso ad eternum. I fiori hanno un nome specifico? C'è anche, credo, come si chiama? La carota selvatica, mi sembra che si chiami, che è quella bianca, sembra un ombrellino. Ah, sì. Beh. Mhm, E poi ci sono delle cose viola, vedo, mhm. di cui non conosco il nome. È un misto, ci sono anche delle margheritine, c'è il tarassaco. I fiori di campo sono i veri fiori, come i cani normali sono i veri cani, non i cani di razza. Mm. Li avete mai visti i fiori di campo? Tanta roba, eh? Tanta roba. Vedi proprio la pianta vera, quella che fa un sacco di fiori, quella che fa i fiori fatti bene, e non delicati, ibridati, incrociati. Ottimo. Avatar, c'è qualcuno? E c'è un muro. C'è un muro dietro cui si nasconde questo avatar un po' crudele e imprevedibile, che non vuole farsi spiare, così può far meglio, no? Questa sceneggiatura della sua vita. E lei non può reagire a questi imprevisti. No, lei è come se decidesse prima di abbattere questo muro con un piccone. Lo vuole vedere in faccia questo avatar. Mhm. E dopo che l'ha visto in faccia, ride. Le chiedo, l'avatar è vivo? E no, l'avatar è un pezzo di legno. Lei è viva? Lei è viva. È viva, lei è viva. Sì. E allora lo eliminiamo. E se vuole torniamo sui fiori di campo, anche in questo caso. Mm. Eh sì, adesso lei è in un prato con i piedi nudi e questo mazzo di fiori è diventato ancora più voluminoso. Ottimo. Quindi ha tolto tutto. Ci siamo. Mm. Adesso lei è in bicicletta. In bicicletta col cestino davanti, ricolmo di fiori. Il guardiano, i due DL, la piovra, il coccodrillo e il falco ci sono ancora. No, Violenza privata, ossequio alle autorità, c'è ancora. no, Ci sono ancora. I impianti. tolti. Crudeltà gratuita. No, non più. Quiete e amore. È certo che sì, che ci sono. Vibrazione. 210. Consapevolezza. 162. PS. 53. Vite. 1875. Cervello. Mm, quasi 11. Mm. Suscettibilità ipnotica. 66. Quindi ottima per andare da sola in ipnosi. 3D. Il valore peggiore, 84, è tanto alto. Sono i 4 quinti circa. 43. Ottimo. Più che ribaltata la situazione. Vivacità animica. 70. Grandioso. Adele, cosa lascia come messaggio alle figlie?
Ha portato un riccio. Mhm. Non lo so. Come se loro tre iniziassero a prendersi cura di questo riccio e non so, come se potesse essere un emblema, no? Che il riccio si difende in caso di difficoltà. È una creatura meravigliosa. E, e lei dice vi voglio tanto bene, mentre ha questo riccio in mano. All'ex marito. Ringrazio me stessa per aver compreso tante cose. Eh, tu prosegui la tua ignoranza. A se stessa. Sono viva e sono luce. Sono gioia e sono amore. E di qui non mi schiodo. A Brian Weiss. Comunque grazie. A te, Monica. Grazie per la delicatezza e la sincerità. A me. Sei una vitamina di vita. Al canale che le ha insegnato tanto. Vorrei portarlo al mondo. Mhm. Vabbè, però questo non è il suo compito, se vogliamo, come abbiamo già visto, poi si passa tutto il tempo e tutta la propria energia a combattere contro i mulini a vento, no? Come Don Chisciotte. Immagine finale. Allestiamo un matrimonio. Adele che sposa se stessa. E lei è già pronta con tutti questi fiori, con le figlie che partecipano. E lei è davvero tanto contenta di incontrare profondamente, di unirsi a se stessa, perché è la vera fonte della gioia. E vedo proprio che per sposare se stessa apre l'ostrica, la sua anima, e dentro c'è questa perla con l'anello. E se lo mette da solo, ovviamente, no? Al proprio dito. Mhm. E dice: sono mia, mi amo e la vita è qui per me. Molto bene, bellissima prima sessione di Adele. Ti sei divertita, Monica? Sì, sì. Io anche molto. Adele, ti sei divertita? Ti vedo sorridere finalmente. Adesso ti vedo sorridere. Ti ho vista sorridere solo una volta durante la sessione quando si è parlato delle figlie tue. Basta. E adesso? Ok, figlie di cui temi il giudizio, se sapessero che stai facendo Naturale. questa sessione, ma che ti frega? Che ti frega alla fine? Magari un giorno si ricrederanno e le faranno anche loro una loro sessione, no? Con un padre così. Poi in ogni caso la sessione va bene a tutti, bisogna avere situazioni complesse. Monica, abbiamo finito, torniamo, dimmi quando sei pronta.